la respirazione morfologica. Quando si parla di respirazione non possiamo non parlare di anatomia. L'anatomia che riguarda il diaframma e, per quanto concerne la mia formazione, la catena antrointerna. Il diaframma non è solo un muscolo della respirazione, è anche un muscolo che insieme ad altri due muscoli dà forma al corpo. Il diaframma è formato come una cupola a due altezze, a destra è un po' più alto e a sinistra un po' più in basso, per la presenza del cuore. E al centro ha un'aponeurosi che si chiama appunto centro frenico. Di lato si attacca alla cassa toracica dalla 12ª costola alla 7ª costola. Poi ha dei pilastri che si inseriscono davanti al processo xifoide ma nella parte posteriore, e in basso si attacca dalla prima vertebra lombare alla quarta, passando per i corpi vertebrali e per gli anelli fibrosi cartilaginei tra una vertebra all'altra. Ha 2 pilastri a sinistra e 3 a destra. Poi a questo sistema diaframma contemporaneamente il muscolo psoas si attacca dalla 12ª dorsale, faccia interna dell'apofisi laterale, e corpo vertebrale da T12 a L4. Poi scende giù verso il bacino e si congiunge con un altro muscolo, il muscolo iliaco, che si affaccia e che si inserisce partendo dalla faccia interna della ala iliaca, scende unendosi allo psoas per andare insieme allo psoas ad inserirsi nel piccolo trocantere. Ecco, questa è l'anatomia della catena antro-interna. Sono muscoli lordosanti, cioè danno forma a quella che è la lordosi lombare. La lordosi lombare è fisiologica, il diaframma la tira in avanti e verso l'alto, lo psoas la tira in avanti e verso il basso e il muscolo iliaco ruota il bacino in avanti, in antiversione. Il diaframma quindi come il fondo di una scatola, la scatola toracica. Quando il diaframma si deforma, la scatola si deforma. Se si deforma la scatola, cioè le costole, le vertebre a loro volta si deformeranno e da lì a pioggia verso il basso tutto il corpo ne risentirà. Ritorniamo al diaframma però come muscolo della respirazione. Il diaframma durante l'inspirazione si abbassa e si allarga, allargando le costole, quindi c'è un'espansione. Nella espirazione il diaframma invece si concentra e ritorna nella sua forma a cupola a 2 livelli. Questo movimento è continuo, dura tutta la nostra vita. Cosa succede quando noi tratteniamo il respiro, quando la nostra funzione respiratoria è frenata da emozioni, per esempio, o situazioni in cui stiamo male? Il nostro diaframma si deforma, cioè cambia la sua forma, e cambiando la sua forma cambia anche la forma della gabbia toracica.
Noi, attraverso la respirazione morfologica, cerchiamo di restituire la forma normale. Quindi chiediamo alle persone di fare un'espirazione profonda, facendo entrare in funzione i muscoli trasversi dell'addome, e questo vi verrà mostrato in un filmato. Vogliamo mostrare con questo filmato ciò che avviene in una respirazione morfologica. Si chiede un'espirazione profonda e dal filmato si può vedere che le costole cominciano ad abbassarsi e ai lati del bacino i muscoli trasversi che tirano giù queste costole perché si attaccano praticamente lì. E l'espirazione si può vedere per esempio la zona lombare sollevata, la respirazione sta continuando, un'espirazione che rende la linea sterno-pubica diritta, sempre un po' di più. È perfetto questo, si vede molto bene l'azione dei trasversi dell'addome, davanti c'è una piccola bolla della linea alba e la schiena comincia a delordosare. Ad ogni espirazione la schiena scende, non c'è spinta sulle costole, c'è l'azione diretta dei muscoli trasversi. Ora sono passati circa 10 minuti dall'inizio della respirazione morfologica e si può vedere bene la schiena che, partendo da una lordosi, nell'espirazione, nell'allineamento sternopubico anteriore vedremo un appoggiarsi della schiena sempre più in linea col pavimento. Restituire la forma dunque attraverso la respirazione. Ecco perché l'abbiamo chiamata respirazione morfologica.